I nuovi arrivati già in ritiro li abbiamo integrati subito bene, abbiamo fatto il solito rito di farli cantare appena arrivati. A Rui Cantato bene? sì, sì dai, qualcuno un po' meno. Come è andato il lavoro durante il ritiro a Folgaria che insomma, fa ripartire la stagione? Ma il ritiro a Folgaria è andato bene, abbiamo lavorato forte. Sono state 2 settimane molto intense con 4 amichevoli, però penso che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo messo benzina nelle gambe e ci ha aiutato molto. Ci racconti qualcosa di questa clamorosa rincorsa del Verona che poi porta alla salvezza? C'è una cosa che ti viene istintivamente subito in mente o che ti fa venire i brividi? Ma della stagione passata sicuramente la partita a Salerno è stata qualcosa di pazzesco, perché finire la partita in casa loro, così sapere di essere salvi già matematicamente con una partita in anticipo è stato pazzesco. Mi ricordo appena finita la partita, subito io e Serdar, il mio compagno, subito ad abbracciarci, quasi in lacrime, eravamo veramente felicissimi. Appunto per la difficoltà che tutte le difficoltà che abbiamo avuto la scorsa stagione è stata ancora più bella questa salvezza. C'è stato un momento che avete individuato come quello che ha fatto scattare la scintilla, un momento decisivo, che lì avete capito che forse stavate riuscendo a fare qualcosa di clamoroso? Ma secondo me, finito il mercato di gennaio, ci siamo guardati anche in sala video col mister Baroni e lui ci ha detto siamo questi, ormai dobbiamo guardarci in faccia, siamo noi, dobbiamo dare tutti il 100% e poi ci siamo anche accorti nelle partite perché scontri diretti alla fine li interpretavamo sempre benissimo. Contro le big mi viene in mente anche la partita con l'Inter lì a San Siro o con la Juventus in casa, con la Roma lì da loro. Abbiamo sempre fatto grandi partite, quindi non ci sentivamo una squadra che doveva retrocedere. Penso che quello ci ha dato consapevolezza, ci ha dato anche fiducia, poi queste vittorie appunto negli scontri diretti ci hanno dato tanta fiducia. Per arrivare in campionato preparati, come abbiamo detto prima, avete fatto il ritiro, che è un momento non solo per mettere diciamo, benzina nelle gambe, ma anche per fare gruppo, no? E siccome sono arrivati un po' di giocatori nuovi, ti chiedo un'opinione, un pensiero su due nuovi arrivati che sono Castanos e Arrui. Rui e Castanos sicuramente sono 2 giocatori che a me hanno impressionato veramente bene, perché hanno dinamicità e tecnicamente sono molto molto bravi, quindi come ruolo dietro le punte, come trequartisti, penso che ci diano una gran mano. Nuova stagione, nuovi volti, non solo di compagni ma anche dell'allenatore, non c'è più Baroni ma c'è il mister Zanetti. Come ti stai trovando tu personalmente, ma cosa vi sta dando a voi come squadra, come gruppo? Ma il mister Zanetti a me personalmente piace, sicuramente ha un metodo di giocare differente da mister Baroni. Lui cerca un po' più il palleggio, si è visto anche quando era a Empoli l'anno scorso, mentre Baroni era più seconde palle, attacchi in profondità, giocare tanto sull'esterno, lui è più di palleggio. Però in fase non possesso le pressioni sono sempre simili, andiamo sempre uomo a uomo aggressivi e sicuramente ci sta dando tanto, dobbiamo imparare perché noi abbiamo un volto da 3-4 anni, già da mister Juric, dell'andare a uomo un po', quindi ci vuole qualche allenamento in più per capirlo, però penso che arriveremo a inizio campionato preparati. Partiamo dal tuo esordio, che hai avuto a 17 anni e l'hai fatto proprio in Coppa Italia. Sì. Cosa ti ricordi di quella partita lì? Ma io mi ricordo che io avevo iniziato ad allenarmi in prima squadra proprio neanche una settimana prima, perché Davidovic, il mio compagno, mi ricordo la partita col Venezia, quella della storica rimonta lì in casa loro, si era infortunato al ginocchio, quindi da lì mi chiamò Mr. Tudor e mi disse vieni ad allenarti con noi questa settimana. Io sinceramente non mi aspettavo di giocare, poi vedevo che mi provava nella formazione titolare e niente, mi sono ritrovato lì un po', sono rimasto un po' sotto shock perché non me l'aspettavo per niente. Però è stata una bella partita contro l'Empoli appunto, purtroppo non abbiamo vinto, però è stata una bellissima emozione. Hai esordito a 17 anni, vuol dire che hai iniziato da bambino. Cosa ricordi dei tuoi inizi quando calciavi da bambino il pallone? Ma inizialmente da bambino giocavo proprio per divertimento, andavo dopo scuola con gli amici, facevamo i classici 2 allenamenti a settimana, però oltre a quei 2 allenamenti magari nei giorni liberi io andavo a giocare, c'avevo un campo sintetico vicino a casa mia, andavo lì con gli amici, facevamo calcetti così proprio a divertimento.
e quello è forse il ricordo più bello. Sei un ragazzo giovane, hai esordito a 17 anni, ma hai già 50 partite da professionista in Serie A. Ti senti, tra virgolette, un po' esperto? Ma esperto magari non ancora, sicuramente non mi sento un giovane appena arrivato in prima squadra, diciamo. Ormai sono appunto, questo è l'inizio del quarto anno in Serie A e con la squadra, quindi anche con i compagni ho un ottimo rapporto. Un po' l'introduzione al mondo Hellas può passare anche da te. Certo, quello secondo me magari sì, anche perché i nuovi arrivati vedono i giocatori che sono da più anni, alla fine siamo io e altri 5-6 che siamo a Verona da 4, magari qualcuno anche da più anni, quindi sì, possono vedere qualcosa anche in me. Sbaglio se dico che sei, oltre ad essere un calciatore del Verona, sei un grande tifoso del Verona? No, non sbagli, non sbagli. È una passione nata che avevi fin da bambino? No, allora sì, quando ho iniziato a giocare a calcio da bambino che ho iniziato a Pescantina, non avevo un tifo per il Verona proprio sfegatato, magari c'erano amici o compagni che tifavano, andavano già allo stadio così. Io di famiglia non sono veronese doc, diciamo, i miei non sono nati a Verona, però iniziando a giocare nel Verona già a 8-9 anni, lì è iniziato un po' la passione, andavamo a vedere le partite allo stadio, avevamo il nostro settore, del settore giovanile, quindi lì è iniziata la passione per il Verona che poi con gli anni sicuramente è cresciuta. Essere un prodotto del settore giovanile mi dà tanto onore perché vedo magari alle cene che facciamo col settore giovanile, vedo i ragazzini che un po' aspirano a fare come me, i ragazzini che giocano anche nei pulcini del Verona, vedono in me un simbolo da poter prenderne qualcosa, quindi sicuramente mi fa tanto onore, mi responsabilizza molto, però auguro a tutti loro di fare il percorso che ho fatto io perché è stato veramente fantastico. Alla luce di questo, che cosa significa per te non solo indossare, ma difendere i colori di questa maglia, di questa squadra, che poi in senso più generale è una famiglia del tifo del Verona? Sì, mi dà sicuramente tanto orgoglio perché è una maglia che appunto sognavo da quando ero piccolo e sì, responsabilizza molto. Non ho troppe pressioni perché ormai ci ho imparato a condividere, però è sicuramente motivo d'orgoglio. Ci racconti la tua Verona come città? Cioè, che cos'è Verona per te? Ma Verona, a parer mio, è una bellissima città. Io mi trovo benissimo. Io vivo in provincia, quindi non vivo proprio nel centro di Verona. Però spesso magari con gli amici, se dobbiamo fare un giro il sabato sera, il giorno dopo c'è il giorno libero, andiamo in città, in qualche bar, io me la vivo bene. Poi i tifosi non sono... ci sono, però non è che ti limitano alla vita. Sicuramente magari quando esci qualcuno chiede la foto, così, però niente di troppo oppressivo, diciamo. Quindi io me la vivo proprio bene. E per la stagione prossima invece che obiettivi vi siete dati di squadra? Un po' ce l'hai detto, ma tu che obiettivi ti sei dato? Ma come obiettivo io ho quello di aiutare la squadra, di fare sempre meglio, di migliorarmi ogni partita, cercare di ridurre al minimo gli errori e poi se c'è l'opportunità segnare qualche gol in più dell'anno scorso. Hai già referto una convocazione per uno stage della nazionale azzurra. La maglia della nazionale italiana, chiaramente è un sogno, non dico nulla di nuovo, ma che cosa vorrebbe dire per te? Cioè è un obiettivo concreto? Penso che sia un obiettivo concreto, lo vedo come sogno, però non lo vedo come sogno irraggiungibile, perché guarda anche Calafiori che ha iniziato con me quest'anno in Under 21, magari inizialmente in Under 21 le prime convocazioni a novembre neanche giocava e dopo 6 mesi ha finito a fare il titolare all'Europeo, quindi penso che basti che scatta qualcosa e ci vuole veramente, non è che ci voglia veramente poco, però è un attimo che ti ritrovi in prima squadra, quindi sicuramente quello lì è un obiettivo. Il sogno più grande penso sia giocare un mondiale.